se non mi conosci sono Francesca, una bassista di Napoli e 2 anni fa ho convertito questo Renault Kangoo in minivan perché c'è molto vento, come al solito a Fuerteventura, per trasferirmi alle Canarie. Sapevo che era difficile trovare casa perché l'anno precedente ci avevo bazzicato molto qui. Gli affitti sono molto cari, ma oltretutto fanno quasi tutti casa vacanza. Quindi questa era la soluzione. Andiamo a fare un giro dentro. Si può vivere in un Renault Kangoo, mi chiedono. È molto piccolo effettivamente. Vediamo un pochino come l'ho attrezzato. Allora, cominciamo dal mobiletto cucina, che poi in realtà il fornello non l'ho messo. Ho scelto un lavello piccolino tondo perché volevo più spazio sul piano per lavorare. Io faccio illustrazioni e suono, quindi sia per quando dipingo, disegno, oppure per il PC, scheda audio, eccetera, mi serviva spazio. Ma anche sotto, per poter stipare più roba dovendo viverci. Questo non prendeva molto spazio neanche all'interno. Qui abbiamo le 2 taniche e tutti i prodotti per la pulizia, per il pavimento di legno. Questo è un parquet di Leroy Merlin, spesso 6 mm e mezzo, 8, non mi ricordo. Tanica delle acque chiare, 25 litri, e acque scure 10 perché mi risulta più facile tirarla fuori, è più leggera quando la devo svuotare. Là c'è il piano costruito sulla forma della ruota, praticamente c'è una mensoletta con, non si vede ma ci sono altre cose. Qui abbiamo la credenza dove ci sta un bel po' di roba. Questa è una mensoletta, è molto spaziosa perché appunto poi continua su quella lì costruita sotto la ruota. Qua abbiamo un po' di cose di cucina, le moche, bicchieri, posate, un po' di cose toilette. Sotto qualche provvista, un po' di prodotti, bacinelle, insalatiere, cose varie, sacchetti dell'immondizia, Scottex. Qua abbiamo il WC portatile, il portapotti. Anche qua lo spazio è molto profondo, dietro ci sono le bombolette per il fornello e qui dietro al portapotti c'è anche il bidet. E qua questa mensoletta io l'ho voluta per metterci il PC, scheda audio, qualche libro quando sono in giro col furgone. Poi abbiamo questi 4 cassetti in alto che sono in dotazione con questo modello del Renault Kangoo. Io ho soltanto messo l'isolante, li ho smontati quando ho fatto la coibentazione del soffitto e ovviamente anche i cassetti sono rivestiti con materiale isolante. Qua c'è i miei costumi, qui ci sono il cavalletto per il cellulare che adesso è fuori, microfono, cavi vari che adesso non ci sono perché non ho il basso qua in furgone al momento. Qua ci sono delle borsette con varie cose, qua dentro ci sono dei bagnoschiuma, creme di riserva. Qua ci sono le protezioni per lo skate che comunque non uso mai alla fine, solo quando mi sento molto insicura, quando skato da un po'. E un altro attrezzo per il cellulare, ventose di riserva per gli oscuranti, lampade varie per la notte. E questa è una mensola che ho costruito per tenerci parei, asciugamani, lenzuola per il letto. E poi qua ci stanno anche delle cartelline, quaderni, c'è qualche quadretto, pennelli, la parte con le cose per dipingere e qualche felpa, qualche maglietta. Però il grosso dei vestiti li tengo sotto la panca divano letto che vi ho fatto già vedere bene nel video con la costruzione del letto e le varie modifiche. Il letto, come dicevamo, è una panca divano letto che si estende fino a qui, pochino più di 80 cm, quindi abbastanza comodo. Vi lascio qui su in alto a destra la scheda con il link se volete guardare il video. Ho aggiunto queste tavolette perché il letto non arrivava fino al mobile e ho aggiunto questi cuscini laterali, così il letto è più grande e comodo. E non solo, i cuscini sono ben stretti tra loro e quindi non si aprono al centro. Adesso non riesco a mostrarvi il letto aperto per intero perché appunto dietro ho le borse per il mercatino di domani, quindi l'ho esteso solo per metà. È diviso in 2 sezioni, così è più leggero da sollevare, più facile prendere le cose dalle ceste. Questa porticina l'ho costruita una volta arrivata
a Fuerteventura volevo un gancetto di quelli semplici che si alzano e si abbassano, ma qui non l'ho trovato al ferramenta, strano, vabbè. Volevo farci all'inizio una piccola libreria, sarebbe stata carina, solo che mi veniva così facile prendere le canotte e le t-shirt che uso di più senza dover sollevare ogni volta la panca. Qua c'è anche una tenda, ne ho due, isolante, che piazzo qua su di notte per isolare dall'umidità e di giorno se c'è troppo caldo, quando devo lasciare il furgone chiuso con le cose dentro. A proposito di ciò, quando c'è troppo caldo chiedono come fai in un furgone così piccolo, tutto vetri, a non soffocare di caldo, soprattutto quando mi devo allontanare e devo chiuderlo, ad impedire che diventi un forno, a prescindere dal fatto che un minimo l'ho coibentato, però mi hanno aiutato molto questi oscuranti. Questo è un materiale isolante che trovate tranquillamente su Amazon, 7 strati. Se siete interessati vi lascio il link in descrizione, diciamo con il miglior rapporto qualità-prezzo, perché ce ne sono alcuni molto cari. Si vende a metro, poi dopo potete ritagliare con il cartone la forma precisa dei vetri delle vostre auto. Se avete una macchina da cucire gli fate un bordino con una fettuccina di stoffa, 4 buchi, e sempre su Amazon ordinate queste ventose, il link lo trovate in descrizione, che tengono molto bene, devo dire. Io non ho la macchina da cucire, in realtà non avevo neanche più la casa quando stavo a Napoli l'ultimo periodo, e quindi ho portato 2 metri di questo materiale al sarto con le ventose, cartoni con le misure esatte dei finestrini, e lui per 6 euro al pezzo mi ha creato gli oscuranti per ogni vetro. Dietro il lavandino ho creato questo piccolo spazio con sapone, spazzolino, c'è questa essenza bellissima, a volte la sera la uso, diffonde un bel odore nell'aria. Questo lo tengo quasi sempre fisso, visto che qua ci sono queste cose, di solito anche l'olio. Sotto il soffitto a pannelli di legno c'è lo strato di isolante, sempre 7 strati, più strisce di materassini dove entrano, perché il soffitto è ondulato. Lo stesso materiale l'ho usato anche sotto il pavimento, il parquet. E poi c'è la moquette autoadesiva, quella che si usa per i camion, ed è isolante sia termico che acustica. Le tendine le ho piazzate con una corda attaccate a questi ganci adesivi per non forare il furgone. E questa tenda qua invece, questa qua grande, è con il bastone a pressione. Qui abbiamo la centralina con l'inverter, qua dentro c'è la batteria. Qua c'è la centralina della Victron. Nella cassetta c'è la batteria. Vabbè, questa è una cesta con della biancheria. Semplice cassetta, così è molto facile accedere. A volte ci attacco il mio inverter, quello che uso per suonare per strada, che è 600 watt, cioè il doppio di questo. Questo per quello che faccio in furgone va benissimo. Mentre a volte ho attaccato il mio collegando i cavi alla batteria. Ho dovuto collegare il mio quando ho fatto i lavori al furgone, perché per esempio ho utilizzato il segreto alternativo, che sono 350 watt, e la levigatrice mi pare che era circa 200 watt, quindi col mio riesco. Questo qua va in protezione e non partono. Ora lo uso più che altro per caricare il PC o per attaccare l'amplificatore, che è 110 watt, quindi ce la fa benissimo. Qui su abbiamo un pannello fotovoltaico monocristallino di 100 watt. Anzi, qua ci ho messo una zanzariera, volevo metterne una anche lì. E per la luce, questi faretti da 6 volt l'uno collegati alla centralina, che fanno una luce pazzesca consumando pochissimo. Puoi tenerli accesi per ore e ore e la batteria non si scarica mai. Questa è la mia amaca, ma non l'ho mai usata per mancanza di materia prima, gli alberi. In questo momento mi trovo in un posto vicino alla Harris, un po' in mezzo al nowhere. Avrete notato l'assenza del frigo, volevo prenderne uno piccolino, quelli a compressione 12 volt, ma purtroppo tutto lo spazio era occupato da amplificatori e bassi, in particolare il Mark Bass. Si era preso lo spazio destinato al frigo. E adesso vi faccio vedere il lato davanti del furgone e poi ce ne andiamo sulla spiaggia a cucinare un pezzo di salmone con le verdure e basmati. Parte davanti, c'è un po' di roba stipata su quel sediolino, uno stuino e l'ombrellone
che uso raramente perché amo il sole, solo se devo lavorare in spiaggia perché altrimenti non vedo nulla. Il tavolino da campeggio, ne ho un altro più piccolo dietro quel sediolino. Gli oscuranti per i finestrini anteriori, quello grande per il vetro, che però è uno di quelli che si comprano, non è fatto con questo materiale. Il mio skate, lo sgabellino, l'asta del microfono. Questi sono per quando lego la tavola da surf in cima. Vabbè, questi sono 2 quadri che normalmente tengo sulla mensola in alto, solo che adesso dobbiamo fare dei mercatini e quindi li ho portati giù. Qua c'è la zanzariera che voglio mettere sul retro. Questa è la doccetta esterna che non ho usata ancora perché quando vivevo full time in furgone la doccia la facevo in palestra. Qua ancora qualche prodotto per pulire la macchina, un ombrellino che qua non uso mai ma quando arrivo in Italia mi serve. Questo modello di Kangoo presenta 2 portelloni laterali e quello là posteriore. Quello avrei potuto usarlo comodamente facendo un piano più piccolo, ma appunto come dicevo, dovendoci vivere full time all'inizio avevo bisogno di spazio per lavorare. Ho preferito rinunciare all'altra uscita laterale. Questa qua ovviamente è un po' difficile da usare perché c'è il letto, sotto c'è scarpiera, poi ci sono delle scatole con attrezzi vari, c'è un altro tappeto nella cesta. Questa è una borsa con prolunghe, giraviti, la levigatrice, martello seghetto alternativo. Qui ci sono un po' tutti gli attrezzi che possono servire in furgone. Queste invece sono cose che usavo per il mio vecchio lavoro, quando facevo mercatini artigianali, ogni tanto può capitare, gli attrezzi possono sempre servire. Questa è la batteria al litio che uso per suonare per strada. Qui c'è il caricabatterie e lì sotto quel tappeto c'è l'altro inverter di cui vi dicevo prima. Chi mi segue da un po' sa che io ho un problema di tenosinovosi congenita, per cui devo guidare col cambio automatico, altrimenti mi prende la tendinite al ginocchio con la frizione. Ma negli ultimi anni la situazione era peggiorata. Uno dei motivi per cui mi sono trasferita qui sono problemi a carattere reumatico, prendendomi anche alle dita scatto e il tendine d'Achille del piede sinistro. Mi direte, come hai fatto a guidare per 2000 km fino a Cadice? In pratica, quando il mio tendine d'Achille comincia a perdere i colpi, a stare così per tantissimi chilometri, schiaccio questo pulsantino qui e posso guidare semplicemente tirando la cloche per accelerare e decelerare. Non ho bisogno neanche di frenare perché ho questo. Quindi in pratica, quando sono andata qui a Forteventura, che ero messa veramente male con i tendini, alternavo cambio automatico semplice e cambio automatico alternativo. Per fortuna la situazione è molto migliorata vivendo qua, ma anche grazie alle cure che ho fatto in Italia dal mio osteopata, e al ritorno ho potuto guidare senza mai passare al secondo cambio. Questa ovviamente è una guida comodissima per chiunque debba fare molti chilometri. Io per esempio ho lavorato molti anni in fiera. All'epoca avevo un Nissan Vanette e mi avrebbe fatto comodissimo avere un mezzo del genere. Probabilmente il mio ginocchio sarebbe stato risparmiato. Sotto il sedile di destra c'è un cassetto dove tengo i CD. E adesso andiamo a cucinare qualcosa di buono in riva al mare. Prima di cenare voglio passare a salutare i miei amici che hanno fatto acroyoga sulla spiaggia. E eccoli là, parcheggiati al solito posto. Se vogliamo un po' di melone bianco, se no me lo faccio da sola questo antipasto. Allora, ho già preso del salmone e ho delle verdure che avevo già preparato. Questa è la mia borsetta frigo, perché non ho il frigo, non sapevo dove metterlo, perché normalmente lì c'è l'amplificatore. Era veramente impossibile quando ci vivevo dentro tenere anche un frigo. Se non dovessi vendere questo furgone e decidessi di tenerlo, farei qualche modifica, anche perché ora le mie esigenze sono un pochino cambiate e quindi potrei mettere un mini frigo di quelli a compressione, il più piccolo. Ho preso anche un po' di melone bianco, però voglio aspettare i miei amici che stanno giù a fare yoga perché voglio mangiarlo con loro. Ne prendo un pezzettino come antipasto e il resto frutta. Rettifico, 4. Ora basta. Questo è un basmati già cotto che vengono qua. È un basmati sottovuoto e si prepara in un minuto. In furgone è comodo.
quando sto alla tana preferisco cucinare il basmati, quello là semplice, la normale. Però questi qua, questi vasetti qua, ci sono di quinoa, di riso integrale, di basmati, sono molto comodi per chi sta in van. Risparmi un casino di bombolette. Che bello, il tramonto. Stasera cucino dentro perché c'è vento. Quando vogliamo mangiare fuori e cucinare fuori, quest'inverno il tempo ci ha permesso anche qualche grigliata perché non ha fatto molto freddo. Andiamo in un posto che sta oltre quella collinetta, che si chiama La Concia, ve l'ho fatta già vedere in qualche video, ci mettiamo anche a provare là, dove è bello perché parcheggi direttamente sulla spiaggia, ci sono solo dei paletti delimitanti, diciamo, fin dove possono arrivare le macchine. Di solito ci metto anche il peperoncino verde tagliato a pezzetti e la salsa di soia, solo che il peperoncino ho dimenticato di comprarlo e la soia l'ho dimenticata alla tana. Oh! Ehi! Ma dove vuoi che apro? Aspetta, forse di là perché qua vola tutto, se no. Buon proveggio! E là, grazie! Che carina, non ho mai visto tutto. L'hai visto perché ho fatto tutto. Noi dobbiamo fare la doccetta, Pronto, me lo mangio ora che è caldo. Sì, mangia, poi devo tranquilla. scattare di nuovo e poi dopo ci mangiamo. Sì, allora... Cioè, se vi va, se no me lo mangio. Sì. Bello, hai fatto il video? Sì. Sono andata in Osterata alla Harris, bello, in mezzo al deserto. Bello. Io invece sono fatto un ritiro lì con la... Ma tu hai fatto il ritiro al Baranco? Sì. Perché io voglio andare a fare là. Io sono andata lì con la tenda perché è bellissimo. Con la tenda ho camminato un po' e a un certo punto tu entri, secondo me sembra tipo un fiume secco quello, e c'hai queste pareti di sabbia e tu cammini vabbè, proprio il Baranco. Sì, mi sono messa la tenda io là voglio andare in uno di quegli anfratti. Sì, bellissimo. Io lo voglio fare. Cioè, quando ti svegliavi la notte per fare lì avevi Madonna, le stelle, bello. Cosa... No, infatti voglio andare con la tenda. Stupendo. Però sì, con la tenda me l'ero fatta prestare perché io non ce l'ho. Sì, io qua non ce l'ho. Quindi bello, mi sono portata da mangiare, da bere, telefono spento, anche il libro non ho letto, mi sono portata da disegnare, da scrivere. Ah sì, io forse solo mi porterei sempre 3 uomini in barca, me lo porto sempre in questi fatti, mi piace troppo, è un po' bello. Cioè lui c'ha un'ironia pazzesca, ma poi ti fa venire voglia, tu dici... No, cavolo, voglio risalire il Tamigi e vedere tutti i posti. Poi dici, vabbè, ma è dell'800, sarà tutta la mia. E poi ci veglio, così vedo com'era prima. Vedo com'è cambiato. Bello, sì, infatti ho trovato le stampe delle. E poi la cosa bella è che sono stata lì, non ho incontrato un essere umano. No, ma infatti là non c'è nessuno. Niente. Quando sono andata io c'era un ragazzo con la tenda che aveva dormito. Ho visto il SHP, non mi ricordo, comunque stava accampato. Però ogni tanto qualcuno ci va, ma è talmente... Sì, cioè, che non ti incontri. Spazio, L'unica cosa, guarda, io ho un po' paura dei cani sciolti, perché non ho mai avuto cani e... Anche se so di amici non ho paura. No, però... io i cani no.
Se li incontro... Gli umani sì, ma i cani no. Però ho detto vabbè, perché so che qui ci sono tanti umani, però là non è che viene il maschio rattuso, cioè viene in mezzo al canyon. Sì, infatti, vanno a Corraleco in mezzo ai locali a rimorchiare le ragazze. Sì. Tutta felice di aver fatto la mia esperienza lì con il mio sacco a pelo che tornavo. Qualcuno aveva portato a spasso i cani e li aveva liberati. Arriva un gruppo di 5 cani da lontano nel deserto e corrono verso di me. In realtà di me non gliene poteva fregare di meno. Io sai perché non mi impressiono? Perché quando vivevo nel porto c'erano i branchi di cani randaggi che ti inseguivano se passavi con la bici e mi ero talmente abituata. Se scappi, madonna, ti inseguivano proprio, ti acchiappavano le caviglie, io che ti dovevi fermare o scendere e ti dovevi incazzare. No, io sono stata tranquilla, ho detto io continuo a camminare. Sì, perché poi se non ti mettiamo tutti e due ve la fate in camper. No, la facciamo in camper. Okay, sì, no, abbiamo la caldaia noi. Sì, infatti, no, perché all'aperto alle docce qua no, io fa troppo freddoloso, fa freddo, è troppo umido. Sì, no. Aurora è una maestra di yoga e con Gigi istruttori di acro yoga. Insieme stiamo preparando un progetto musicale molto particolare. Ma sempre divertendoci un sacco. Quanto siete scemi. Peccato per il piccante. Il piccante e la salsa di soia. Salmone, spinaci e asparagi. Ieri c'erano anche i peperoni e funghi. Non lo metto neanche nel piatto, così c'è una cosa in meno da lavare. Fa molto Trinità. Terence Hill, così è più comodo. Buonissimo. Un mio amico dice che fanno male, ma in realtà io sono un'app Yucca che attraverso il codice a barra vede se ci sono additivi, conservanti. È un prodotto abbastanza buono, non ci sono conservanti. E adesso vado dagli amici con il melone. Ecco il melone. Oh, buonasera. Grazie. Che bello il melone. Bella col cappello di notte. Molto È bella. per l'umidità, G. Sì, sei buona, sei buona. Grazie, grazie. Mi piaci sempre, col cappello, senza cappello, uguale. Con vestiti, senza vestiti. Se questo video ti è piaciuto, lasciami un like e iscriviti al canale. E non dimenticare di cliccare la campanella per rimanere aggiornato sull'uscita dei nuovi video. Ci vediamo la settimana prossima con un nuovo video dal deserto di Fuerteventura. Hasta luego!